Salve amici, bentornati su Domotica per Tutti. Quest'oggi andremo a affrontare un argomento molto importante, ovvero come risparmiare fino a 50 euro nelle bollette dell'energia elettrica. Come faremo tutto ciò? Ci avvaleremo ovviamente della domotica che abbiamo presso l'abitazione, che adesso vi racconteremo nel dettaglio, insieme a delle automazioni. Quindi seguiteci numerosi dopo la sigla. I metodi per poter risparmiare sull'energia elettrica sono essenzialmente due. Il primo, quello di cercare un gestore con delle offerte e delle tariffe più convenienti, però come sappiamo in quest'ultimo periodo sta diventando abbastanza difficile perché oramai tutti i gestori si sono adeguati al mercato e stanno applicando dei prezzi variabili. Quindi non c'era rimasto nient'altro che provare a diminuire i nostri consumi energetici e per fare ciò, visto che volevamo mantenere la comodità di non dover rinunciare a nulla o di essere schiavi per andare a staccare determinate prese, ci siamo avvalsi dell'aiuto della domotica. Quindi questa introduzione era necessaria per rispondere anche a tante persone che dicono che la domotica fa soltanto sprecare energia elettrica, consumare soldi, anche se comunque è comoda, e invece in questo video vogliamo smentire proprio tutte queste credenze sbagliate, perché se gestita in maniera ottimale la domotica ci fa proprio risparmiare un bel po' di soldi. E anzi adesso a breve vi farò vedere proprio in questa dashboard quello che siamo riusciti a ottenere come risultato. Quindi adesso vi spiego un po' i grafici e il risultato che abbiamo ottenuto. Come potete osservare qua nella dashboard sono presenti degli istogrammi. Questo qua è il pannello energia di Home Assistant che consente il monitoraggio della nostra abitazione per quanto riguarda il consumo energetico. Poi dopo vi daremo anche qualche indicazione perché vogliamo che questo video sia disponibile e venga replicato da chiunque in modo tale che tutti noi possiamo risparmiare sull'andamento della nostra abitazione. Qui come possiamo vedere c'è suddivisione tramite la visualizzazione di giorno, settimana, mese oppure d'anno. Ora vi faccio scorrere velocemente all'interno di questo menu: giorno, settimana, mese e addirittura in base all'anno. Ovviamente adesso siamo nel 2023, ma se andiamo nel 2022 avremo le statistiche di tutto l'anno precedente, da quando abbiamo iniziato a monitorare il consumo della nostra abitazione. Adesso vi voglio far vedere proprio il risultato che abbiamo ottenuto, perché adesso andiamo nell'anno 2023 nel mese di gennaio e andremo a vedere effettivamente quanto abbiamo consumato. Quindi questi qua sono gli istogrammi suddivisi per tutte le giornate del mese, mentre il consumo totale ottenuto nel mese di gennaio è 147 kW. Ovviamente noi questo l'abbiamo raggiunto il monitoraggio tramite lo Shelly M, che vi lascio adesso il link sopra per andare a vedere il video. Vi stavo dicendo, quindi il nostro consumo è di 147 kW e ora lo andremo a confrontare al mese di dicembre, dove abbiamo già iniziato ad effettuare il monitoraggio, il consumo, a ridurre il consumo tramite le automazioni, quindi per avere un mese ottimale dovremmo avere quello di novembre. Ora andremo immediatamente, questo è dicembre, dove abbiamo avuto un consumo di 183 kW contro quelli attuali che ci stiamo avvicinando alla fine del mese che sono di 147, quindi si conterà di terminare il mese di gennaio con all'incirca 160 kW. Se noi andiamo a confrontare dicembre, che è già parzialmente ottimizzato, già ci sono 23 kW in meno di consumo, ma il dato che a noi ci interesserà sarà quello di confrontarlo con il mese di novembre, perché qua non c'era alcuna sorta di automazione. E infatti, come potete vedere, il consumo è di 196 kW mensili, che se andati a proporzionare, a confrontare con quello attuale di gennaio, dove in base al consumo attuale si andrà a chiudere sui 165,
possiamo notare che c'è un risparmio di ben 25-30 kW mensili in condizioni standard. Poi ci sono anche delle variabili, probabilmente si sarebbe riuscito a risparmiare anche qualcosa, perché come sappiamo nei mesi invernali con il freddo ci sono anche tipologie di riscaldamento elettriche, quindi il consumo è stato anche maggiore. Mediamente si riescono a risparmiare, senza fare un'ottimizzazione troppo elevata, fino a 35 kW al mese, il che significa che iniziano ad essere 70 kW per ogni fattura. Se noi andiamo a moltiplicare 70 kW, ora prenderò proprio la calcolatrice per fare questo. Se noi andiamo a prendere la calcolatrice e facciamo 70 kW per un prezzo pure basso che siamo riusciti a fissare, 0,45, che ho ottenuto dividendo l'importo della mia bolletta sul consumo effettuato sul bimestre, mi è uscito questo prezzo unitario che è di 0,45 al kilowatt. Quindi se noi andiamo a fare un conto veloce, iniziamo a risparmiare senza fare un'ottima ottimizzazione, nel senso senza aver domotizzato completamente tutta l'abitazione ma solamente i punti più importanti, già 30 euro al bimestre, il che significa che moltiplicati per 6, quindi scusate, 32 euro per 6 sarà la bellezza di 200 euro annuali tramite l'utilizzo della domotica. Ora, fatti questi confronti e fatto vedere proprio veramente la differenza e il risparmio concreto che c'è, ora vi faremo capire come poter replicare questo progetto in modo tale che tutti quanti possiate avere questo beneficio. Quindi rimanete con noi. Ora che abbiamo visto il risparmio che riusciamo ad ottenere, andiamo a darvi delle istruzioni su come riuscire a fare tutto ciò, visto che il risparmio è notevole. Ovviamente ci vuole dell'hardware installato presso l'abitazione. Innanzitutto vanno domotizzate le prese o vari elettrodomestici che abbiamo. Come fare ciò? Si può fare tramite lo Shelly 1, che trovate il link giù in basso per l'acquisto, e vi rilascio anche sopra la scheda per andare a vedere il video su come installarlo presso punti luce oppure tramite, in questo caso che ci interessa, le prese. Quindi nel momento in cui abbiamo domotizzato le prese potremo aver bisogno anche di domotizzare i singoli elettrodomestici attaccati alla presa che abbiamo domotizzato, e in questo caso noi abbiamo utilizzato delle ciabatte smart della Meros. Vi lascio sempre il link in alto per il video e quello in basso sulla descrizione del video per capire dove acquistarla e qual è il prodotto specifico. Quindi una volta che noi abbiamo raggiunto questo obiettivo tramite anche le nostre videoguide, è possibile andare ad installare Home Assistant. A breve vi rilasceremo anche il video su come fare un'installazione di Home Assistant nel modo più semplice possibile. Ricordiamo che sono tutte cose facilissime e facilmente replicabili, quindi basta un po' di impegno e passione che si riescono a portare a termine tranquillamente, anche perché vi stiamo fornendo tutti gli strumenti necessari. Quindi una volta che avete effettuato questi passaggi che abbiamo detto precedentemente, domotizzazione delle prese, elettrodomestici e infine l'installazione di Home Assistant, che a breve rimandiamo il video, sarà possibile entrare in Home Assistant e ovviamente dopo aver integrato i dispositivi come gli Shelly che sono tutti presenti, che sarebbero nel nostro caso specifico tutte le prese oppure le luci. Ecco qua, come potete vedere dentro l'abitazione non ho domotizzato neanche completamente tutto, ho domotizzato solamente le prese che avevano un risparmio, cioè che avevano un consumo, un assorbimento maggiore. Come potete vedere ci sono le varie televisioni, il Dolby Surround, la PlayStation, il telefono, il tablet, piuttosto che la friggitrice, microonde, stampante, la stufetta, il computer e i vari dispositivi eco. Poi ovviamente questo qua si può fare su qualsiasi cosa che abbiamo all'interno dell'abitazione. Una volta fatto questo, che abbiamo creato questo risultato, e vi rimando anche al video per quanto riguarda come creare la dashboard in Home Assistant,
e anzi anche a tutta la playlist riguardo Home Assistant che abbiamo creato, sarà possibile creare delle automazioni su Node-RED. Allora, a tal proposito abbiamo due possibilità, ovvero la prima, quella di utilizzare le automazioni tramite l'interfaccia grafica di Home Assistant, quindi andando a creare l'automazione, andando a fare tutto, e anche su questo troverete il video all'interno della playlist, oppure tramite consiglio nostro, quello di Node-RED, che è uno strumento per programmare tutte le automazioni in modo semplice ma molto capillare. Infatti qua, come potete osservare, c'ho sia la programmazione per l'allarme, per le tapparelle, le luci, le notifiche. Magari vi farò anche qualche altro video riguardo le tapparelle o piuttosto che le utilità, però in questo caso andremo su quello dei carichi. E adesso vi spiego un po' come programmare il tutto. Vi spiego rapidamente. Qua infatti c'è scritto spegnimento cariche se nessuno è in casa. Quindi se tutti sono fuori casa e ho acceso l'input boolean, che sarebbe un'abilitazione, uno switch per attivare l'automazione, se aspetta che Gino non è collegato al wifi addirittura come ulteriore garanzia che non ci sia nessuno in casa, e spegni tutte le prese. Mentre addirittura invece accensione carica al rientro, dove se qualcuno entra a casa ed è un orario compreso dalle 8:23, se è dalle 8:23 mi accendi e c'è una presa spenta, perché almeno gli diamo un controllo di far partire l'automazione solamente quando vede che c'è qualcosa di spento, accendimi le prese della zona giorno, perché è durante l'arco giornaliero, l'orario diurno. Se invece rientra qualcuno a casa e c'è durante la notte, ci sono le prese spente, allora accendimi solo le prese della zona notte, perché implica che uno andrà all'interno della zona notte. Quando andiamo a dormire, lo stesso concetto sarà che lui dalle 22:30, alle 10:30 della sera fino alle 5 del mattino, il sistema farà un controllo ogni 10 minuti, che andrà a vedere che se non c'è nessuno nella zona giorno perché non ha rilevato il movimento, se le luci della zona giorno sono off, se le TV della zona giorno sono spente, se ci sono le persone a casa, se c'è qualche presa ovviamente accesa, allora tu mi spegni tutte le prese della zona giorno, perché significa che siamo andati a dormire. In base a queste variabili abbiamo dichiarato al server che se ci sono soddisfatte queste condizioni significa che le persone dell'abitazione sono andate a dormire, quindi spegnerà tutte le prese della zona giorno. Poi dopo vi farò vedere nel dettaglio qualche particolare riguardo questi tassellini. Ora vi sto spiegando come avviene il risparmio energetico. Mentre invece l'accensione delle prese al mattino, quindi se c'è un movimento all'interno della cucina della sala nell'ingresso ed è mattina, se ci sono le persone a casa, se ci sono le prese spente, allora tu accendimi le prese della zona giorno. Poi qua ho messo ulteriori automazioni per renderla più complessa, che mi dà un annuncio nel momento in cui Alexa ritornerà online. Quindi in quel caso mi darà un ritardo anche di 40 secondi e mi dirà l'avviso tramite Alexa che ha attivato le prese della zona giorno. Questo discorso è uguale sempre anche a quelle della camera, dove è possibile il sabato e la domenica andare a spegnere le prese della zona notte, e invece quando per esempio uno esce di casa per andare al lavoro, in base agli impegni che uno ha con il calendario, è possibile dirgli: quando io sono a tot evento del mio calendario spegnimi tutte le prese dell'abitazione, mentre invece quelle della zona notte alle 22. Che succede? Quindi il sistema, se io sono a casa alle 22, se ci sono le prese spente, che succede? Farà che attenderà dalle 22 in poi un movimento all'interno della camera rilevato dai sensori PIR, in modo tale che mi accenderà le prese della camera da letto matrimoniale. Viceversa, invece, quella nella cameretta attenderà la stessa cosa, farà il controllo ogni alle 22.
Se siamo in casa aspetterà un movimento della cameretta che è acceso e accenderà le prese della zona della cameretta. In questo modo che cos'è che si avvarrà? Si avvarrà del fatto che tutte le prese della zona notte verranno spente durante l'arco della giornata e accese solamente quando rileverà un movimento all'interno delle camere da letto, mantenendole tutto il giorno spento, e viceversa quelle della zona giorno verranno spente durante la notte e verranno accese al mattino. Quindi, spiegato un po' in linea generale quello che siamo riusciti a creare, vi farò vedere proprio nel dettaglio un po' con Node-RED come gestire tutte queste cose. Bene ragazzi, spero di non avervi annoiato con l'introduzione e di essere stato chiaro, di avervi spiegato nel modo più corretto quello che volevamo fare come intento, quello che abbiamo creato. Quindi adesso innanzitutto vi rimando a vedere pure video sulla programmazione, o meglio sulla configurazione di tutti i blocchi su Node-RED, in modo tale che voi possiate seguire questo secondo step in modo più semplice, perché abbiate le basi per poterlo fare. Non è nulla di difficile, mi raccomando, andate a vedere però prima i video precedenti. Nel momento in cui avrete visto i video, adesso invece partiamo da questo punto e andiamo a vedere i blocchettini. Quindi l'automazione ve ne spiegherò solamente qualcuna, perché una volta che sarete entrati nel meccanismo di capire come si effettua, ovviamente ognuno potrebbe avere delle proprie variabili, anche perché le abitazioni oppure gli impegni personali sono diversi da qualsiasi altra persona, quindi dopo le potrete creare come più vi piacerà. L'importante è capire come farlo e la metodologia che abbiamo utilizzato. Quindi adesso andiamo a vedere la prima automazione quando tutti sono fuori casa. Quindi qua bisognerà creare ovviamente qualche sensore, perché qua, come potete vedere, quando io ho utilizzato il blocchetto, anzi vi faccio vedere proprio dal blocchetto che ho utilizzato, ecco l'event state, abbiamo portato il blocchetto event state e l'abbiamo configurato in questo modo. Quindi gli abbiamo dato il nome che quando tutti sono fuori casa, praticamente questo è un gruppo che ho configurato in Home Assistant. Magari diteci anche se volete queste tipologie di lezioni per affrontare questo argomento. Quindi se le persone, il gruppo di persone a casa è fissato a not home, quindi fuori casa, che non è in casa, quindi tu ci avrai il vero. Lo stato è true, quindi vero. Se è falso gli potremmo far fare un'altra azione, però in questo caso se le persone sono fuori casa is true, cioè è vero. Se abbiamo acceso l'input boolean, quindi l'abilitazione accesa, quindi questo qua è il blocchetto del current state che vi abbiamo spiegato sul corso. Quindi in questo caso se l'input boolean, che sarebbe lo switch che vi avevo detto, è acceso, allora vai avanti, quindi true va avanti, aspetta che Gino non è collegato in wifi, perché magari questa automazione si verifica nel momento in cui la localizzazione del nostro cellulare va al di fuori dell'area che abbiamo prefissato. Però ulteriore verifica è che noi non siamo collegati nel wifi con il nostro cellulare. Quindi che succede? Se anche aspetta che il Gino non è in wifi, quindi abbiamo utilizzato quest'altro blocchetto della wait until, aspetta fino, quindi aspetta che Gino non è collegato al wifi, l'abbiamo configurato in questo modo, l'entità Gino connessa al wifi, lo stato è off, allora tu spegni tutte le prese. Quindi abbiamo messo il blocchetto, scusate vi faccio vedere prima sempre il blocchetto, che è il call service. Infatti se vedete l'icona è identica, che è un terminale qua in questa automazione. Quindi spegni tutte le prese, gli abbiamo messo il nome tutte le prese off, switch, il dominio è lo switch perché sarebbero quelle là delle prese, questi qua sarebbero tutti i domini che sono disponibili all'interno della nostra istanza configurata. Spegni tutti gli switch che sarebbero queste entità, quindi presa stampante, questa qua è una presa libera, presa Bajou, presa computer, presa Dolby Surround, preso ecocamera, ecocameretta, friggitrice, NES, LED, microonde, cioè qua ho fatto spegnere completamente tutte le prese. Quindi capite benissimo
che il risparmio è veramente notevole, soprattutto se uno c'ha la casa che non è tanto abitata. Quindi in quel caso azzerereste veramente le spese dell'energia elettrica. Mentre questo blocchetto, come vi avevo detto, è quando uno rientra a casa, quindi se qualcuno c'è a casa, che è un gruppo, è lo stesso tassellino di sopra, però vi farò vedere anche questo perché almeno capite un po' ancora meglio la prova, tutte le varie azioni necessarie. Quindi se qualcuno è a casa, quindi questo qua sarebbe sempre il gruppo che invece di essere a not home, cioè fuori casa, è ad home. Quindi che succederà? Il gruppo capirà che se tutte le persone, il meccanismo di funzione del gruppo in Home Assistant funziona che se tutte le entità di quel gruppo sono in spento, ovviamente lui rimarrà spento. Mentre se anche solamente una persona, in questo caso visto che il gruppo parla di persone, è a casa, il gruppo sarà in stato di on. Quindi se qualcuno è a casa, anche solo una persona, ed è un orario dalle 8 alle 23, abbiamo messo questo blocchetto che sarebbe quello dello switch che è qua giù, time range, quindi time range, eccolo qua. Se è un orario compreso a piangimento, in questo caso qua c'è anche la latitudine e la longitudine in base alla zona geografica dove ci troviamo, ma sono dei parametri che vengono settati in automatico. Se iniziamo solamente con l'orario, gli dichiariamo solamente l'orario che è dalle 8 alle 23, allora lui che farà? Se è vero, quindi true, se è compreso, vero. Se le prese sono spente, quindi in questo caso io ho messo una presa che abitudinariamente durante l'arco della giornata è accesa perché mi funge come controllo sullo stato delle altre prese. La presa più importante magari infatti è quella di servizio della cucina della zona giorno. Se questa presa è spenta, quindi abbiamo impostato sempre il current state, cioè presa servizio è lo switch presa servizio cucina è off, allora se ci sono state soddisfatte tutte queste variabili, allora mi accendi solo le prese della zona giorno con il call service. Quindi in questo caso, come potete vedere, addirittura ne ho messe pochissime, vedete, eco sala, servizio cucina e presa telefono. Ed ecco qua. Mentre se invece è un orario fuori dalle 8 alle 23, quindi significa che è fuori dopo, allora mi accendi solamente le prese della zona notte, quindi quelle che noi avremo posizionate all'interno della nostra abitazione e che vogliamo dichiarare. Quindi a me in questo caso io ho messo soltanto quelle dell'eco perché mi serve per lanciare i comandi e per accendere i vari dispositivi che ritengo necessari. Quindi fatto questo discorso invece vi voglio far vedere l'ultima che poi è abbastanza carina, che è quella di quando andiamo a dormire. Quindi ogni 10 minuti il sistema, tra questo orario compreso, che come prima però abbiamo cambiato soltanto l'orario, se non rileviamo nessun movimento per 10 minuti, e quindi questa qua è una differenza rispetto alle automazioni precedenti, che succede? Io qua ho messo il gruppo dei sensori movimenti della zona giorno, perché invece di stare là a mettere tutte le varie entità, ho creato un gruppo, sempre come precedentemente detto per le persone, anche per i movimenti, per i peer della zona giorno. Quindi che succede? I peer della zona giorno, se questo gruppo di peer è tutti quanti segnalano un off per 10 minuti, significa che non cammina nessuno dentro l'abitazione dentro la zona giorno, e di conseguenza se anche le luci, visto che è sera, se anche le luci sono della zona giorno, quindi un altro gruppo che ho dichiarato dove ho preso riferimento tutte le luci della zona giorno, se anche questo è off senza neanche un arco temporale, perché tanto il controllo me lo fa dei 10 minuti quello precedente del peer, allora che succede? Se anche le televisioni sono spente, perché magari uno verso quell'orario alle 10:30 potrebbe stare senza i peer attivati perché sta seduto sul divano, ci sono le luci spente perché magari sta guardando semplicemente la televisione, però se non si verifica, se non ci sono neanche le televisioni accese, è impossibile che uno dentro l'abitazione stia
più di 10 minuti fermo, senza le luci accese e anche con la televisione spenta, perché significa che allora uno si è addormentato sul divano e andrebbero spente ugualmente. Quindi, fatta questa battuta, se ci sono le persone a casa, allora se le prese sono accese, allora mi spegni tutte le prese della zona giorno. Quindi ho dichiarato tutte le altre prese della zona giorno e come vedete sono molte, perché vedete quante ne sono? E quindi si traduce in un bel risparmio energetico. Bene ragazzi, abbiamo terminato. Passiamo alle conclusioni. Anche se la maggior parte delle persone utilizza Alexa o Google per comandare i propri device, il nostro consiglio è quello di dotarsi di Home Assistant. Per quale motivo? Perché è come se fornissimo alla nostra abitazione di un cervello vero e proprio. Infatti, tramite tutte queste programmazioni riusciremo a risparmiare un bel po' di soldini. A tal proposito vi invito a condividere questo video con tutti i vostri amici in modo tale che anche loro riescano a capire il magnifico mondo della domotica e risparmiare un bel po' di soldi. Ovviamente per qualsiasi necessità scrivetecelo all'interno dei commenti in base alla fase in cui vi trovate sulla realizzazione del vostro progetto domotico. Però mi raccomando, nel frattempo mettete un bel mi piace al video, condividetelo e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi progetti. Con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!